Il torneo del potere è uno degli eventi più grandi mai raccontati in Dragon Ball. Abbiamo ben 8 universi, abbiamo ben 80 combattenti, ma una sola e unica regola. Alla fine chi perde sparisce nel nulla. È vero, sembra una semplice battaglia, una gigantesca rissa cosmica dove Goku urla, Vegeta supera i suoi limiti e qualcuno urla il nome di una trasformazione per circa 3 minuti. Il classico martedì nell'universo di Dragon Ball. Ma se vi dicessi che il vero scontro del torneo del potere non è tra Goku e Jiren? Non è tra l'ultra istinto e la forza assoluta? Perché sotto quei pugni capaci di scuotere il vuoto stesso, Dragon Ball Super sta raccontando qualcosa di molto più vicino alla nostra realtà. Un sistema dove tutti competono per una risorsa limitata. Un sistema dove chi non riesce ad adattarsi viene semplicemente eliminato. Un sistema dove il valore di un universo viene misurato. Il torneo del potere può essere letto come la più grande economia mai creata in Dragon Ball. Non perché assolutamente, ragazzi, Toriyama volesse fare una lezione di economia, ma perché la struttura di questo torneo presenta gli stessi elementi che troviamo nei sistemi economici reali. Abbiamo competizione, abbiamo risorse limitate, abbiamo innovazione. Abbiamo addirittura collaborazione, una cosa non nuova in Dragon Ball. E soprattutto la domanda più difficile. Chi merita di sopravvivere? Per capire il torneo del potere, dobbiamo partire dalla regola più importante di tutte. Gli universi non combattono perché vogliono vincere qualcosa. Combattono perché vogliono semplicemente continuare ad esistere. Ed è una differenza enorme. Prima ancora dell'inizio del torneo, Zeno aveva già deciso che alcuni universi erano destinati alla cancellazione. Il motivo? Il loro livello mortale era semplicemente troppo basso. In pratica, il multiverso aveva una specie di classifica, come gli Avenger. Gli universi con civiltà più sviluppate erano considerati migliori. Quelli con risultati inferiori, invece, rischiavano di essere eliminati. Ora, immaginate di ricevere una valutazione del genere. E no, non una recensione negativa, semplicemente su un prodotto, non un brutto voto a scuola, ma una valutazione dove il risultato finale è: il tuo universo non è abbastanza efficiente, eliminato. Praticamente il peggior colloquio di lavoro della storia. Ma questa idea introduce un concetto molto interessante, perché nel mondo reale qualsiasi sistema economico deve fare i conti con una semplice domanda: quanto valore riesce a creare? E nel torneo del potere succede qualcosa di molto simile. Ogni universo deve dimostrare di avere ancora qualcosa da offrire. Non basta essere antichi, non basta avere una grande storia e non basta avere guerrieri potenti. Devi evolverti in continuazione ed è proprio qui che entra in gioco l'universo 7. Se dovessimo giudicare l'universo 7 prima del torneo, la situazione sarebbe abbastanza imbarazzante. È praticamente il peggior candidato possibile. Infatti è quello che ci rispecchia di più. Il suo livello mortale è tra i più bassi. Ha avuto problemi enormi, pianeti distrutti, civiltà lasciate al loro destino. Un imperatore galattico come Freezer che per anni ha conquistato e venduto mondi. E sopra tutto questo abbiamo Lord Beerus, un dio della distruzione potentissimo, ma anche uno che passa buona parte del tempo a dormire e a decidere il destino dei pianeti in base a quanto gli piace il cibo degli stessi. Un sistema gestionale leggermente discutibile? Diciamo che Beerus non vincerebbe il premio miglior amministratore di condominio dell'anno. Eppure, questo universo considerato mediocre
riesce a battere realtà apparentemente superiori. Perché? Perché, signori miei, l'universo 7 ha qualcosa che gli altri universi non hanno. La capacità di trasformarsi. Goku ne è l'esempio perfetto, perché la sua forza non nasce dal fatto di essere nato speciale. Anzi, come ben sappiamo, Goku nasce come un Saiyan considerato insignificante. Un guerriero di infimo livello, ma ogni volta che incontra un limite, lo supera. La sua caratteristica più importante non è la potenza e non lo è mai stata. È l'adattamento. Nel torneo del potere, Dragon Ball ribalta una delle idee più classiche degli shonen. La forza non è un punto di arrivo, la forza è un processo. Goku rappresenta una crescita continua. Ogni avversario diventa un'opportunità per diventare più forti. Ogni sconfitta diventa un investimento per il futuro. È quasi l'opposto di Jiren. Jiren è già arrivato. Jiren è il prodotto finale. La persona che ha raggiunto un livello davvero, anche per gli standard di Dragon Ball, incredibile. Ma Goku è diverso, perché Goku continua a migliorare, perché non considera mai il proprio livello come definitivo. Ed è proprio questa mentalità che permette all'universo 7 di sopravvivere. Vegeta rappresenta questa idea. Un personaggio nato con un'enorme arroganza, convinto che il proprio valore fosse determinato solo dal suo sangue Saiyan e dall'essere un principe. Ma nel corso della storia cambia completamente. Perché Vegeta capisce che il valore non deriva solo dal talento iniziale, ma deriva dalla capacità di migliorarsi. E questa è una delle idee più interessanti del torneo del potere. Non vince semplicemente e sicuramente chi parte meglio. Vince chi riesce ad adattarsi più velocemente. E qui arriviamo al vero opposto dell'universo 7. Come abbiamo appena detto, Jiren, il guerriero dell'universo 11, il combattente che sembra rappresentare la perfezione assoluta. Lui ha disciplina, lui ha potenza, a lui non manca sicuramente il controllo e non prova nessuna paura, nessuna debolezza. Sulla carta è tutto quello che un sistema competitivo dovrebbe premiare. Non siamo alle Olimpiadi, ma è un sistema competitivo. Ma Dragon Ball Super ci mostra il suo limite. Jiren è fortissimo, ma fanno anche vedere che è molto solo e che ha costruito tutta la propria forza su se stesso. E questo diventa il suo punto debole, perché il torneo del potere non viene vinto da una persona. Come ben sappiamo, viene vinto da un universo. E un universo è formato da connessioni tra deboli e forti, forti e forti, comunque da persone diverse e da capacità diverse. L'universo 7 non è forte perché tutti sono uguali. È forte proprio perché sono diversi. Goku combatte, Vegeta resiste, Freezer addirittura manipola. Android 17 è uno che ragiona molto. Ognuno comunque porta qualcosa. È una squadra, sì, piena di problemi, ma funziona. Un po' come una famiglia. È vero, è una famiglia molto strana, dove tuo fratello potrebbe distruggere un pianeta se si arrabbia e non lanciare un piatto, ma sempre una famiglia. Non possiamo parlare di economia nel torneo del potere senza parlare di Freezer. Perché Freezer rappresenta l'altro lato della competizione. Il controllo, il dominio, lo sfruttamento delle risorse. Il suo impero non cresce creando qualcosa. Non abbiamo mai visto creare niente, cresce conquistando. Compra, distrugge e sottomette. È un modello basato sulla paura, ma il torneo del potere mostra anche un'evoluzione interessante del personaggio. Freezer capisce che il vecchio metodo non basta più. Per sopravvivere anch'esso deve collaborare, anch'esso deve adattarsi,
Persino il personaggio più egoista della serie deve accettare una regola fondamentale. Da soli si può essere fortissimi, ma insieme si può ottenere qualcosa di impossibile. Alla fine il Torneo del Potere sembra una storia su chi è il guerriero più forte. L'abbiamo sempre vista così. Ma la vittoria dell'Universo 7 racconta qualcosa di diverso. Il vero vantaggio non è avere il combattente perfetto, è avere un sistema capace di creare valore. Goku non vince perché è il più forte, ricordatelo bene. Vegeta non vince perché è il più orgoglioso, possiamo dire. E Jiren perde non perché sia debole, perde perché la forza da sola non gli basta. E la prova finale arriva con Androide 17. Quando ottiene il desiderio delle super sfere del drago, potrebbe chiedere qualsiasi cosa: ricchezza, potere, fama, il One Piece, cercatelo pure, o un desiderio personale, ma sceglie di ripristinare tutti gli universi. Ed è questo il messaggio finale. Un sistema basato solo sulla competizione porta alla distruzione, ma un sistema dove il valore creato può migliorare anche gli altri permette a tutti di continuare ad esistere. Il Torneo del Potere non è solo una battaglia tra guerrieri, è una storia sulla sopravvivenza e sull'evoluzione, sul fatto che il mondo appartiene a chi riesce a cambiare, ma a cambiare veramente. E forse questa è la più grande lezione nascosta in Dragon Ball. Non sopravvive chi è nato più forte, sopravvive chi non smette mai di crescere. È stato un piacere come al solito avervi qui al mio fianco. Io sono Akira Popcorn e grazie a tutti. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, lasciate un like e commentate, e al prossimo video. Ciao a tutti.